Poi liceo classico, e lì non c'erano scelte, di nuovo ho dovuto seguire il curriculum come era prima. Una cosa che è venuta fuori durante quel periodo, che mi piaceva molto la matematica. Naturalmente, siccome mio padre era ingegnere, costruiva, disegnava a casa, faceva i calcoli a casa e aveva infatti imparato a fare i calcoli delle strutture, perché è una cosa abbastanza, non è troppo complicata. Per cui forse per questa ragione anche la matematica mi sembrava una cosa interessante e importante. E questo sono sempre fatto. Questo durante il liceo? Durante il liceo, sempre fatto molto bene. Il liceo, l'immagine che mi ricordo più del liceo era il professore di filosofia, che era un prete. E questo si sediva lì sulla cattedra. Davanti alla cattedra c'era dei banchi, il primo banco davanti alla cattedra c'erano due ragazze sedute e questo banco non aveva nessuna protezione in fronte, sì. Per cui quando queste ragazze muovevano un po', quel prete lì si metteva le mani sugli occhi, ma non erano le mani sugli occhi, se le metteva così, in modo da poter vedere attraverso le dita. Ma il prete era giovane? Era abbastanza. Abbastanza. E le ragazze piacevano anche agli allievi? No, certo, erano molto, c'erano pochissime, perché sì. A quell'epoca di ragazze a scuola c'erano due, sopra, non so, una ventina, non era una classe molto numerosa. E dicendo che ti piaceva tanto la matematica, seguivi più volentieri la matematica oppure la filosofia o le scienze naturali? No, la filosofia non mi è mai piaciuta, dico la verità. No. Matematica, fisica, anche scienze naturali, queste sono le cose. Dunque perciò, alla fine del liceo, c'era la decisione poi di dove andare, all'università naturalmente, ma che università fare, dove andare, eccetera. E lì mi ricordo che c'è stato un lungo periodo di discussioni con i miei genitori, perché io pensavo, io vorrei andare a studiare fisica, dicevo. Mio padre mi appoggiava perché lui era ingegnere, perciò correlava. Ma mia madre invece diceva no, che doveva studiare medicina perché nella famiglia c'era un chirurgo molto bravo, che era lo zio di mia madre, che era chirurgo a Napoli ed era riconosciuto molto, molto bravo. Perciò ti ricordi il nome dello zio chirurgo, no? E questo ha prevalso e così io sono andato a studiare medicina. E poi la questione era dove andare, a Torino o a Genova, perché Genova è una città vicina, tutti i miei compagni andavano a Genova, ma invece mio padre ha voluto che andassi a Torino, perché lui aveva studiato a Torino, aveva preso l'ingegneria al Politecnico e si era trovato molto bene, pensava che Torino fosse una città più interessante di Genova. E così sono andato a finire a Torino. Naturalmente, siccome avevo 16 anni, mia madre era preoccupatissima. Dice, questo ragazzo va a vivere in una città da solo. Allora lei ha combinato, noi conoscevamo 2 persone lì a Torino, un dottore con la signora che aveva un edificio, insomma, persone per bene, eccetera. E mia madre, eravamo molto amici di lui. E mia madre è riuscita a convincere questa signora che sia io con lei andassimo ad abitare lì nella sua casa durante il periodo delle scuole. Così siamo. Questo è stato il primo mese, i primi 2 mesi. Però pian pianino è dimostrato che non era possibile, perché io avevo molti altri interessi, naturalmente uno studente, eccetera, e così alla fine poi si è pacificata, se n'è ritornata a Imperia e mi hanno sistemato in non so come lo chiamano, una specie di casa per studenti agostiniana,
Ah, ma cosa c'erano gli agostiniani? Sì, gli agostiniani a Torino. E lì sono stato per tutto il periodo della scuola, eccetto gli ultimi 2 anni, vedremo poi perché. Questo era un posto interessante perché c'erano molti amici, conoscenti, persone, per esempio, che venivano dall'altra parte del Piemonte, per cui venivo a conoscenza, qualche volta andavo anche. È stato molto molto utile per me essere lì invece piuttosto che a casa della signora, capisci?